Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo stati assenti dal canale per qualche settimana, ma nel frattempo sono successe molte cose. Abbiamo salutato la famiglia e gli amici prima della nostra partenza per la Svizzera. Buona visione! Quindi ora ci aspettano 170 km perché dobbiamo andare a prendere il traghetto a Olbia. Ci tenevo a salutare tra l'altro Tommaso e Leonardo che stamattina li ho incontrati a Belvie e mi ha fatto un sacco piacere conoscerli. Vi mandiamo un abbraccio. Siamo finalmente arrivati a Olbia. Adesso andiamo a chiedere se possiamo prenotare la camera, perché dal sito non ce lo faceva prenotare e quindi stiamo andando a chiedere direttamente qua all'ufficio della Mobi. Sono curiosa di vedere quanto ce la faranno pagare, perché anche lì a volte costano poco, a volte invece ti sparano prezzi esagerati. Purtroppo anche al gabbiotto della Mobi non ci hanno potuto riservare una camera, né tantomeno una poltrona. Per questo motivo ci hanno invitato a prenotarla direttamente sulla nave. Gli chiedo se ce l'affittano. Se resta qualcosa a partenza, no? Qualsiasi cosa. Vorremmo prendere una cabina. Stasera purtroppo siamo qui. E noi dove dovremmo passare? C'è il passaggio Ponte al Ponte di Marocco, oppure se vuoi possiamo provare a vedere a partenza, ma se resta qualche poltrona libera. Non neanche poltrone. Per adesso siamo tutti qui. Quindi io dovrei stare in piedi tutta la notte? Ho Siamo prenotato siamo online e siamo online tutti non. qui. Allora è meglio non venderli i biglietti. Lei ha acquistato il passaggio Ponte. No, io avrei acquistato la passaggio Ponte, camera le se cabine non c'era ci la sono. possibilità. Non ce ne sono ancora. Siamo tutti Se non è quanti. riuscita a acquistare online, Appunto, ma quello che io adesso in Sì, questo ma momento penso non è assurdo, normale. cioè adesso vabbè, noi siamo giovani, ma il discorso è che ci sono più anziani che prendono la cabina per sì, ma non viaggiare. vedono che se non riescono a acquistare sul sito vuol dire che non ci Allora, sono. molte Non si volte vendono i sul sito, biglietti, non si molte volte vendono sul sito se dove non stanno- c'è. Niente, noi pensavamo di dormire in un letto comodo stanotte, invece abbiamo finito per terra. Come avete potuto vedere dalle immagini, tutti i divanetti sono presi, è strapieno di gente. Poco male per noi perché comunque siamo giovani e ci adattiamo, però ci sono anche molti anziani, molte persone con bambini e con i passeggini. Abbiamo visto sfollati. Diciamo che siamo un po' stufi di viaggiare così, siamo da troppo tempo viaggiando così e oggi poi la situazione è stanca e quindi avremmo voluto veramente prendere una cabina e quindi vabbè è andata così, non c'è neanche poltrone, Però ma siamo preparati noi perché comunque avremmo potuto comprarci un materasso. Però non è quello il punto, alla fine è il fatto che noi ci adattiamo, stiamo dormendo per terra, che non dormiremo stanotte, però ci sono anche molti anziani che sono così sulle sedie e comunque il biglietto non è regalato, nel senso l'abbiamo pagato abbastanza e infatti siamo andati da quelli della reception. Gli abbiamo detto, cioè, a questo punto è meglio non vendere i biglietti piuttosto che vendere i biglietti se poi non potete garantire dei servizi ai passeggeri, perché a parte che la nave è in condizioni pietose e poi se uno vuole prendersi una camera non ci sono neanche poltrone, è tutto occupato, quindi a questo punto. E poi la cosa brutta è che è privata, chi la gestisce è un privato. Dovrebbe essere un servizio garantito dallo Stato, dalla regione, però così non è. Però ogni volta che prendiamo le navi lo ribadiamo sempre, non c'è la continuità territoriale e una tratta come quella di oggi a me non era ancora mai capitata, perché generalmente si trovano sempre i divanetti, però oggi proprio è stato uno schiaffo, stanchi con l'idea di prendere una camera e poi ci ritroviamo a dormire così.
per terra sopra dei pezzi di moquette che non mi pongo neanche la domanda del perché ci siano questi pezzi di moquette tagliati qui. Quindi da Storie di Manu è tutto, ci vediamo domani, sarà una lunga notte. Comunicazione di servizio, personale in posizione, grazie. Arrivati a Genova, una notte molto riposante, si vede dalle nostre facce. C'è una partita di gente in nave impressionante, si vede che siamo d'estate. Arrivati in camion, pace. Sul nuovo Ponte Morandi. Thank God. L'abbiamo finita fino al borgo. Una focaccia ligure buonissima. Siamo riposati un pochettino prima di tornare in Svizzera. Un assaggio di focaccia ci voleva. Eh sì, un po' di cucina buona italiana. Passeremo la notte qua perché c'è un'area camper di fronte al mare. E riprendiamo la strada verso la Svizzera, con noi sempre Eurotrack, ormai fa parte della famiglia Storie di Manu. Sta diluviando, quindi per la prima volta utilizziamo i nuovi Kiwi. Sempre sponsorizzati Eurotrack, grandi. Sono Che troppo belli. tornano molto utili con queste condizioni avverse. Grazie Dennis, grazie Romina, grazie a tutti voi. Tappa verso la Svizzera, in alta montagna, nebbia, sembra Silent Hill. Stanotte abbiamo passato una notte tranquillissima ma un po' freschina al Moncenisio. Infatti ci siamo svegliati stamattina, c'erano 6 gradi, però per essere a 2000 metri di altitudine non è neanche così eccessivamente freddo. Quindi adesso inizierà la discesa verso la parte francese e poi direzione Svizzera. Siamo in mezzo alle nuvole. Siamo entrati in Svizzera e come sempre c'è la coda. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the sun. Siamo appena arrivati nel parcheggio che ci ospiterà per questa notte vicino al porto, vicino a un porto. Niente, qua c'è allerta meteo per le forti piogge, però comunque in Svizzera è tutto abbastanza pulito, i tombini sono liberi, quindi non ci dovrebbero essere problemi, però comunque l'allerta l'hanno messa. Molti ci hanno chiesto ma com'è fare libera in Svizzera? Allora, fare libera in Svizzera è impossibile, cioè non si può fare il campeggio libero, però se si rispettano, diciamo, gli orari dei parcheggi e non si porta fuori niente, comunque è abbastanza tollerato fuori stagione. Domani dovremo andare in un ufficio per fare dei documenti, perché in Svizzera gli italiani possono lavorare senza fare particolari documenti fino a 3 mesi. Dopo i 3 mesi devono richiedere il permesso di lavoro in base alle proprie necessità.
Noi lavoreremo soltanto un mese, quindi dovremo chiedere un tipo di permesso che è attinente alla durata di permanenza qui in Svizzera. Quindi domani andremo a richiedere questo documento, questo permesso, e siamo obbligati anche a fare l'assicurazione sanitaria, che è molto costosa. Il permesso è pagato dall'azienda per il quale lavoreremo, mentre l'assicurazione dovremo pagarcela noi. È mattina che stiamo andando all'ufficio per fare i documenti. Dopo aver passato la mattinata tra uffici, il pomeriggio ci siamo avviati verso una baita per festeggiare il compleanno di un nostro carissimo amico. E per arrivarci è stata una vera e propria avventura. Ma questa è un'altra storia che vi racconteremo nel prossimo video. Ti ricordiamo di iscriverti al canale per supportarci e noi ci rivediamo domenica prossima con nuove avventure.